Bentornati tutti su Radio Italia 1 Adelaide e sul canale YouTube e podcast di Agri Adventures. Siamo una puntata speciale quest'oggi. Le nostre puntate sono in inglese per il mercato del Sud Australia. Quest'oggi abbiamo una puntata speciale, la facciamo tutta in italiano. Quindi per chi ci segue, che parla la lingua inglese e vuole imparare un po' di italiano, è l'esperienza perfetta. Per chi ci sta seguendo invece attraverso il canale YouTube può andare a guardare i sottotitoli per avere maggiore comprensione, better understanding di quello di cui parleremo oggi. Allora, noi oggi siamo qui con Sara. Sara Saletti, corretto, se non è tutto giusto? Paetti, sì. Saletti, perfetto, che è una produttrice di vino in Italia. Stiamo parlando della zona del Modenese, quindi siamo nel centro-nord della penisola italiana. Ho avuto l'opportunità di assaggiare uno dei suoi prodotti, che è un Lambrusco Salamino rosso, logicamente di Modena, in questo caso era 2018, e visto che l'ho trovato molto interessante, ho pensato, siamo nel 2021, siamo nell'era Covid, perché non provare a vedere se le nuove tecnologie ci permettono di entrare in contatto con Sara e fare due parole. Benvenute Sara nel nostro programma Agri Adventure su Radio Italia 1 Adelaide e su YouTube channel. Ciao a tutti e grazie per l'ospitalità. Noi siamo dei piccoli produttori dell'Emilia e produciamo principalmente lambrusco, ecco, dal fermo al frizzante. Prima di tutto, tu produci vino perché è nella tua famiglia, perché il tuo padre o tua madre comunque è di generazione in generazione, o è stata una scelta che hai fatto tu personale, entrare in questo mondo molto interessante ma anche molto competitivo del mondo del vino? Assolutamente sì, molto competitivo. E no, diciamo che io sono cresciuta nel mondo del vino perché all'anno della mia nascita mio padre acquistò il suo vigneto, un piccolissimo vigneto, e lo acquistò proprio quando nacqui io, quindi ci sono cresciuta in mezzo. Poi non aprì subito la cantina, ma inizialmente lo produceva principalmente per lui, la famiglia e gli amici. E io ho sempre visto quindi insomma coltivare sia l'uva che produrre il vino, e dopo è stata una scelta naturale, ecco, la mia. Quindi essendo soltanto in due in azienda tutti ci occupiamo di un po' di tutto. Giusto come funzionano tutte le aziende familiari, si parte dalla A e si finisce alla Z, che è sicuramente una Esatto. cosa interessante perché ti permette di andare in profondità in molte componenti che solitamente in grandi aziende non sono possibili da scoprire tutte assieme, nel senso se lavori nel marketing segui il marketing, se lavori nella produzione magari ti occupi soltanto della vigna oppure ti occupi soltanto della cantina. Lo so che sicuramente ognuna di queste componenti ti appassiona, perché quando siamo a questo livello ogni componente è appassionante, se no uno non riesce a farlo. C'è qualcosa di particolare che ti piace nel lavoro che fai? Beh, principalmente sì, a me piace molto anche il contatto con il pubblico, quindi sicuramente mi piace trasmettere quello che mio padre ha iniziato e facciamo con tanta passione. Quindi sicuramente ecco un po' la parte commerciale, ecco, e di contatto e di trasmissione dell'esperienza del vino è quella che mi appassiona di più. Senza contare che comunque anche la cura del vigneto e tutto quanto mi piacciono sempre tanto, perché un po' di campagna per staccare un attimo dalla quotidianità tante volte serve. Assolutamente, concordo pienamente. E l'azienda sta producendo commercialmente parlando da quanti anni? L'azienda ha iniziato a produrre nel 1998, quindi 1998. ormai abbiamo già fatto 20 anni, insomma, di produzione, e il vigneto mio padre lo acquistò sempre nell'88, però diciamo che era già un vigneto che aveva già delle sue piante, delle sue vigne, quindi le vigne sono addirittura risalenti al 1964.
1964, quindi le vigne sono state acquistate da qualcun altro che aveva già incominciato questo percorso. Esatto, esatto. Questo E questo è percorso. abbastanza raro nel mondo dell'Ambrusco perché di solito si lavora sempre su vigneti molto giovani, perché Ok, si fanno, esatto, degli allevamenti un po' intensivi e quindi le piante hanno di solito una durata un pochino più bassa, di solito intorno ai 25 anni, così si può pensare a reimpiantare delle nuove vigne, perché la pianta magari produce un pochino meno, invece noi facciamo tutto il contrario, quindi ci teniamo alle nostre piante più vecchie proprio perché secondo noi sono quelle che ci regalano i frutti migliori, ecco. allora, prima di tutto voglio dire perché ci sta seguendo su Radio Italia 1 Adelaide e chi ci sta seguendo sul canale di YouTube che è in Australia, potete trovare i prodotti di Sara, scusatemi, attraverso l'importatore Godot, che è, in questo caso credo che importi e poi distribuisca. Se siete in Sud Australia potete trovare il suo prodotto, i suoi prodotti attraverso il distributore Terra Mia. Stiamo già parlando dell'azienda. Più o meno quanta terra lavorate, quanto vigneto avete a disposizione? Abbiamo circa 3 ettari di vigneto, sono 2 Oh, ettari e 80 di vigneto, proprio una produzione piccolissima e abbiamo sempre tenuto soltanto questo piccolo campo qua perché appunto ci permette di lavorare in dimensione molto umana, ecco. E diversamente se ci si allargasse un po' bisognerebbe allargare un po' tutta la nostra realtà e ci permette di seguire meglio il prodotto dall'inizio certo. alla fine. Certamente. Beh, è sorprendente che un'aziendina con 3 ettari di vigna sia in Australia, nel senso, comunque stiamo parlando di un prodottino che viaggia. Dove siete in questo momento nel mondo a disposizione? Siamo negli Stati Uniti principalmente, un po' distribuiti un po' in tutti gli Stati Uniti e poi in Europa, insomma, tra Germania, Francia. Sì, diciamo che la nostra distribuzione avviene di più all'estero che in Italia. È un Mm. po' sempre così, quando ci si specializza molto o si producono dei prodotti di nicchia, tendono dopo a viaggiare di più. Immagino poi anche che in un certo senso l'annomea dell'Ambrusco come il vino facile, beverino, in Italia ha un po' difficoltà ad entrare nelle tavole di un certo livello, è giusto, è corretto? Sì, assolutamente, soprattutto perché in Italia l'Ambrusco è considerato soltanto il vino meno costoso che ci sia, ecco, quindi non viene assolutamente preferito per cene con amici o cene un pochino più prestigiose. E per questo motivo solitamente viene scartato e rilegato alla vendita nei centri commerciali, insomma, nelle grandi distribuzioni. Noi serviamo soltanto enoteche e ristoranti, quindi non distribuiamo nella grande distribuzione e questa è anche una scelta per non perdere un po' la nostra identità. Insomma, non stiamo lavorando per produrre grandi numeri. Solitamente nel mercato dell'Ambrusco si parla per le cantine di produzioni anche di milioni di bottiglie. Certo, E quindi produzioni veramente molto grandi e noi per intenderci siamo sulla produzione delle 25.000 bottiglie. certo. Quindi è un confronto che è difficile sostenere. Per questo motivo abbiamo deciso di, appunto, di specializzarci e fare un prodotto di nicchia, ecco, e di curarlo per questo. Come deve. Io, come ti ho detto, ho avuto l'opportunità di assaggiare il vostro rosso dell'Emilia e devo dire, prima di tutto mi è piaciuta l'idea di parlare di Lambrusco Salamino, non parlare soltanto di Lambrusco, perché tante persone non hanno la comprensione di queste Esatto. differenze, che diciamo crea un effetto un po' più, ah ok, questo magari ha un Lambrusco diverso, prima di tutto. Poi, vabbè, lasciamo stare, io ho la passione per la macerazione, per i prodotti naturali. Ho visto che voi su questo vino fate una macerazione a basse temperature, quindi intorno ai 20 gradi. Non sto parlando di criomacerazione da 4 gradi per tirare fuori tutto il frutto così, tutto. E ho trovato il tuo vino molto
come dire, molto umano, nel senso che entrava facilmente in connessione col mio corpo, non ho avuto problemi di digestione, non ho avuto problemi era proprio molto naturale. Voi fate lavorazioni particolari dietro questo vino? Assolutamente, assolutamente sì. Noi lavoriamo per la semplicità del prodotto, ma in realtà dietro c'è un grandissimo lavoro. I nostri vini sono tutti prodotti senza aggiunta di solforosa. Quindi questo vuol dire una grandissima lavorazione che parte dal vigneto al momento anche della potatura, per dire, ma parte anche e soprattutto dalla vendemmia, in cui si vanno a scegliere soltanto i grappoli più sani, quindi si fa una selezione molto rigida, e successivamente in cantina si va a lavorare soltanto con il vino fiore, il mosto fiore si chiama, quindi si va a eliminare tutta quella parte di vino derivante dalle bucce magari, che è un po' la meno sana e che insomma necessita dopo di una lavorazione un pochino più chimica. Il nostro vino fermo è il prodotto un po' più particolare che facciamo, perché appunto è quasi definibile un lambrusco fermo, quindi senza bollicina. È particolare perché insomma non ce ne sono tanti prodotti. Noi abbiamo pensato che però non a tutti piacciono le bollicine, soprattutto quando si parla di vini rossi. Per questo motivo, per dare lo stesso la sensazione del tipo di uva che utilizziamo e del tipo di sentore che ha un lambrusco, abbiamo iniziato a produrlo fermo e ci sta dando delle grandi soddisfazioni. Insomma, è un prodotto che piace, rimane molto beverino, come è beverino poi il lambrusco, quindi gradazioni basse che non superano i 12 gradi, e un vino molto diretto, ecco, che ama la semplicità, ecco. Beh, io E, quando l'ho assaggiato ho trovato anche parecchia complessità comunque, no? Il vostro prodotto continuava a dare piccole evoluzioni all'interno, quindi una lunga persistenza. Quindi questa è una cosa che mi ha sorpreso parecchio. E mi ha sorpreso ancora di più il packaging. sì, Chi l'ha assolutamente. pensato questo? Chi l'ha pensato? Per chi ci segue sul canale di YouTube, adesso farò apparire da qualche parte, perché è un packaging veramente molto molto interessante. Niente da togliere dal prodotto, ma veramente particolare. Quest'idea è dovuta al fatto che la nostra zona, Carpi, è molto famosa per la maglieria, quindi è una zona di produzione di tessuti. Quindi noi abbiamo deciso di sfruttare appunto questa caratteristica del territorio e di portarla, perché no, in giro per il mondo. E quindi abbiamo insomma cominciato a produrre queste etichette e sono piaciute tantissimo, tant'è vero che siamo ancora qua che le attacchiamo manualmente, perché non ci sono macchine che possono fare questo tipo di mestiere al momento. Quindi siamo noi che lo facciamo. Quindi, per chi avrà l'opportunità di assaggiare il tuo vino, saprà che quella bottiglia è stata lavorata o da te o da tuo padre, quindi è un contatto praticamente diretto. E Esatto, devo esatto, dire proprio così. che è rimasto anche molto sorprendente il fatto di utilizzare la copertura, la capsulatura del collo della bottiglia, che viene utilizzata per il bollicine, perché se non sbaglio quello è il materiale utilizzato per il bollicine, Sì, però con la sorpresa, una piccola letterina che quando uno apre, come i baci di cioccolato, esatto. che c'è la piccola cartina che uno va a leggere. È stata divertente come cosa. Diciamo che la carta sotto appunto alla capsula, come dicevi, è stata un'idea di mio papà. Diceva: tante volte il ristoratore non spiega al suo cliente che sta bevendo un prodotto senza solfiti, e per me è una delle cose principali nella mia lavorazione. Quindi ha detto: ma se un bigliettino, ma proviamo a mettercelo. Ed effettivamente quando il ristoratore apre la bottiglia non deve più dire nulla, perché basta che lasci questo fogliettino in mano al cliente, ecco, al nostro consumatore, se lo legge e ci presta attenzione, ecco, è una cosa che arriva. Voi mi dicevi, avete altri prodotti. Che altri prodotti avete in cantina a parte il vostro vino rosso fermo? Sì, noi produciamo il lambrusco classico, diciamo, quindi con la bollicina, e un vino rosé.
E sono 2 rifermentati in bottiglia e per entrambi facciamo la sboccatura al ghiaccio manuale. Quindi è una lavorazione, una sorta di metodo classico, ecco, che Ok. facciamo sul nostro lambrusco. Ok, quindi già mi stai aprendo un'altra porta di curiosità perché vedere Lambrusco lavorato in metodo classico incomincia già a essere interessante. Vabbè, poi per me che sono curioso di queste cose in particolare. Dunque, volevo chiederti, nel qual caso ci fosse qualcuno dei nostri ascoltatori che invece ci segue dall'Italia, per esempio, quali sono i canali che può utilizzare per poter trovare i vostri prodotti? Chi è incuriosito dai nostri prodotti può sicuramente contattarci direttamente e rispondiamo sempre a tutti e volentieri, ecco. Quindi E lo può fare attraverso, ad esempio, la pagina internet, se non sbaglio. sì, esatto, vignetosaetti.it è il nostro sito internet con tutti i riferimenti. La domanda che solitamente va, io cerco di introdurre verso la fine dell'intervista è: qual è la vostra visione? Che cosa dove pensate di andare con questo prodotto? C'è un qualcosa, c'è un obiettivo? Ma, ripeto, non abbiamo mai cercato di stravolgere, insomma, la dimensione umana, della nostra azienda. Quindi per quanto mi riguardi, insomma, penso che negli scorsi anni l'abbiamo già raggiunta, riuscendo a distribuire un po' il nostro prodotto, all'estero, come dicevamo in Australia, negli Stati Uniti, ci ha dato molte soddisfazioni. Noi sì, siamo contenti così, ecco, siamo felici di quello che facciamo, della dimensione che abbiamo e speriamo di riuscire a mantenerla così, in modo molto familiare, molto semplice e restare qui. Benissimo, perfetto. Quindi direi che per chi ci sta seguendo, abbiamo conosciuto Sara e abbiamo parlato del suo prodotto, dei suoi prodotti. Devo dire che la visione dal mio punto di vista è dare un nuovo aspetto a quello che è il Lambrusco su un mercato internazionale. Quindi è una grande sfida, ma secondo me è anche una grande opportunità in quanto apre delle porte nuove che non sono mai state aperte in precedenza, perché alla fine tutti hanno fatto più o meno sempre la stessa cosa quando aveva successo. Noi terminiamo la puntata qua. Per chi ci sta seguendo attraverso la radio, come ho detto, potete trovare i prodotti di Sara attraverso Terra Mia Import, e per chi ci sta seguendo attraverso il YouTube channel, andate a visitare il sito internet che abbiamo detto vignetisaletti.it o .it. Benissimo, quindi se avete l'opportunità supportate Sara, azienda veramente, veramente familiare, con tanta passione e soprattutto con lavoro certosino, perché l'ho provato io, e di qualità. Grazie mille Sara per essere stata con noi in questi 15 minuti di intervista su Agri Adventures in collaborazione con Radio Italia 1 Adelaide e cosa posso dire? Grazie mille. Grazie a voi e ciao a tutti. Ciao a tutti dall'Italia, da Modena. Dall'Italia, eh sì, sono qua. Perfetto, grazie mille e buona giornata. Ciao, Ciao. ciao.